Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele, oggi in compagnia del nuovo Amazfit Neo, uno smartwatch dal design retro sicuramente molto apprezzabile da chi, come me, è cresciuto durante l'epoca Casio, che per chi non li conoscesse sono un po' gli antenati dei moderni smartwatch. E almeno esteticamente ricorda davvero molto da vicino i Casio, con questa cassa in policarbonato molto leggera e sottile, un nostalgico display, mi viene quasi da piangere, a cristalli liquidi da 1.2 pollici che si vede davvero molto bene anche sotto luce solare diretta ed è protetto da un piccolo vetrino. Non essendo touch, sono presenti ben 4 tasti funzione, 2 su ogni lato. Invece nella parte posteriore troviamo un moderno cardiofrequenzimetro, i contatti di ricarica e il bel cinturino molto ben regolabile e comodo. Certificazione di impermeabilità 5 atmosfere fino ai 50 metri di profondità. Amazfit Neo è disponibile in 3 diverse colorazioni, questa verde quasi militare, rossa e nera, tutte dall'anima spiccatamente sportiva. Il suo prezzo, data la tipologia di prodotto più adatta ai nostalgici invece che alle nuove generazioni, è ovviamente molto basso. Infatti ve l'ho già proposto più volte sul mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, a poco meno di 35 euro. Comunque sia, se intendete acquistarlo o mantenervi aggiornati sulle offerte a lui dedicate, trovate i link d'acquisto qui sotto in descrizione video oppure direttamente nel mio canale Telegram ufficiale. Entrateci! Ma ora andiamo a vedere insieme cosa può offrire uno smartwatch di questo tipo. Intanto, mantenendo premuto il tasto in basso a sinistra, andremo ad attivare la retroilluminazione LED, molto efficace. Retroilluminazione che andrà ad attivarsi anche con la semplice rotazione del polso. L'interfaccia comunque risulta davvero semplice e ben leggibile, con l'orario in basso, la data, il giorno e una serie di funzionalità smart comprese in questo cerchietto e nella riga in alto a destra. Ora Amazfit Neo ci sta mostrando i passi giornalieri. Premendo il tasto su e giù scorreremo tutte le varie funzionalità. Ora abbiamo la distanza percorsa di 2.32 km, le calorie bruciate, il meteo con l'icona che cambierà in base alle condizioni meteo, appunto pioggia, neve, sole, e la temperatura minima massima. Questo è il monitoraggio del sonno che può essere impostato su smart, off oppure on. Io preferisco mantenerlo su smart in quanto si tratta di un monitoraggio davvero molto accurato, ma lo vedremo tra un istante sulla sua applicazione. Proseguendo troviamo un utile cronometro che grazie ai tasti fisici è davvero molto comodo da utilizzare. E ancora è possibile impostare varie sveglie giornaliere. Qui abbiamo lo stato di carica residuo della batteria, poi abbiamo il cardiofrequenzimetro che andremo a valutare tra un istante nella sua accuratezza, un insieme di fusi orari impostabili tramite l'applicazione, ad esempio New York, Londra e tanti altri. E questo è tutto, ora siamo tornati ai passi giornalieri. Come avete visto, insomma, non abbiamo chissà quali funzionalità smart che solitamente troviamo su smartwatch ben più costosi, ma abbiamo il minimo indispensabile, ma comunque il necessario per monitorare la nostra attività fisica e anche lo stato di salute, grazie al cardiofrequenzimetro. Cardiofrequenzimetro che andiamo ora a comparare ad un saturimetro certificato per renderci conto della sua affidabilità. Allora, il saturimetro mi segna un battito di circa 72 battiti al minuto, invece l'Amazfit Neo è attorno ai 73. Una precisione insomma davvero molto buona e paragonabile anche a dispositivi certificati ovviamente di qualità superiore. Purtroppo non è presente invece il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, l'SPO2, peccato, sarebbe stato molto gradito.
Per quanto riguarda invece la sua autonomia, beh, come avete visto, ora siamo al 75% di carica con un utilizzo intenso, cardiofrequenzimetro attivo 24 ore su 24 e lo sto utilizzando da 4 giorni. Quindi con la mia tipologia di utilizzo arriverei tranquillamente sulle 2 settimane. Invece con un utilizzo più moderato, con il cardiofrequenzimetro magari attivo solo a richiesta con il suo comando, beh, l'autonomia potrebbe arrivare senza problemi attorno alle 3 settimane. Ma se volete qualche funzionalità smart in più dovrete passare obbligatoriamente dalla sua applicazione, in quanto l'Amazfit Neo è dotato di Bluetooth 5.0. L'applicazione si chiama Zepp X Amazfit ed è realizzata con un'interfaccia davvero molto gradevole e moderna, a differenza dello smartwatch. L'applicazione ci dà davvero tantissime informazioni, sia sui passi, gli obiettivi, le calorie. Come vedete, lo smartwatch è in grado anche di rilevare l'attività fisica che stiamo eseguendo, come ad esempio attività leggera, camminata lenta, camminata veloce e così via. Inoltre un bel focus è stato riservato anche al monitoraggio della qualità del sonno, che è davvero molto preciso. Ci sono tante informazioni, anche dei consigli. Sì, come vedete io dormo malissimo, come ogni buon youtuber che si rispetti d'altronde. Insomma, davvero soddisfatto sotto questo aspetto. Abbiamo anche qui le statistiche PAI, gli obiettivi giornalieri raggiunti. Con questo slide invece possiamo avviare ad esempio il tracking della corsa, la camminata, il ciclismo, attivare le notifiche, il trova dispositivo e così via. Per quanto riguarda il versante notifiche, beh, su questo dispositivo per ogni tipo di notifica, dalla chiamata al messaggio, attiverete tutto dal vostro smartphone. Beh, il suono, la suoneria è questo cicalino che forse non è molto gradevole, ma è pur sempre un cicalino old style che i nostalgici ricorderanno benissimo, a malincuore o forse no. E sempre tramite l'applicazione potrete accedere a tutte le impostazioni della Amazfit Neo. C'è una bella scelta, come quello che ci interessa mostrare quando premiamo i tasti giù e su sullo smartwatch, oltre alle impostazioni di cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno. Più precisi li volete, minore sarà l'autonomia della batteria. In conclusione, vi consiglio oppure no questo Amazfit Neo? Beh, è innegabile che si tratti di uno smartwatch anacronistico, fuori dal tempo, ma è anche questa la sua bellezza. Io lo trovo uno smartwatch affascinante, ben costruito, con tutte le funzionalità che servono per utilizzarlo in modo agevole e comodo, quindi a me piace e lo consiglio a tutti i nostalgici, a chi ha vissuto durante gli anni 80, gli anni 90, chi ha utilizzato gli smartwatch, gli orologi della Casio e chi vuole qualcosa di simile, non molto complicato, che funzioni bene con tanta autonomia. Insomma, è un bello smartwatch, lo consiglio. Invece non lo consiglio, ovviamente aggiungerei, ai più smanettoni, a chi cerca un display enorme al proprio polso o comunque chi vuole un dispositivo, uno smartwatch con molte più funzionalità smart. Ok, in questo caso lui non è adatto. Ma se il vostro intento è non smanettare tra 3000 menu, sottomenu, impostazioni varie, beh, lui è fantastico. La qualità costruttiva è buona, le plastiche sono fatte per durare nel tempo, i materiali ovviamente non sono premium, ma sono giustificati da un prezzo d'acquisto molto basso, che vi ripeto è inferiore ai 35 euro acquistandolo dai miei link qui sotto in descrizione video. Invece, se volete mantenervi aggiornati sulle offerte a lui dedicate, oltre a tantissimi altri prodotti tecnologici, beh, troverete queste offerte dove? Sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook e la mia pagina Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Bene ragazzi, penso di avervi detto praticamente tutto. Ah sì, ovviamente è compresa anche una confezione che ovviamente non vi mostro perché al suo interno non troviamo praticamente nulla, a parte lo smartwatch e un caricabatterie molto classico, sembra quello delle Amazfit
delle Xiaomi Mi Band, no, nulla, non c'è nient'altro da dire, anzi ora voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate di questo Amazfit Neo? Lo trovate uno smartwatch interessante, fuori tempo massimo, troppo anacronistico oppure affascinante? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, ditemi se anche voi avete vissuto l'epoca dei Casio, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande, beh, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un po' vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente come? Lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E ora, aspettando la vostra opinione qui nei commenti, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!